Salve a tutti e bentornati su The Tone Scientist. Con questo primo video entreremo subito nel vivo della discussione. Vi darò 7 suggerimenti per iniziare al meglio la vostra avventura con i dispositivi Fractal. E con questi andremo anche a sfatare alcuni miti che vedo circolare un po' troppo spesso, anche fra utenti abbastanza esperti. Read the fucking manual. Ovvero, Leggete il fottuto manuale. io non capisco come alcuni facciano a spendere migliaia di euro per acquistare questi dispositivi senza nemmeno essere a conoscenza delle informazioni basilari sul loro funzionamento. Tra l'altro sul sito G66 trovate la traduzione di tutti i manuali curata dal buon Diego Pezzati, quindi non avete proprio scuse. Inoltre consultare i manuali o la wiki, di cui vi lascio i link sotto in descrizione, è sempre il metodo più veloce per trovare le informazioni. Basta toccare con un dito sullo smartphone sull'argomento che vi interessa nell'indice e vi porta subito alla pagina. Sicuramente fate più veloce che guardare video come questi oppure chiedere sui forum facendo sempre le stesse domande. Non clippate il segnale. La prima cosa che dovete fare quando accendete per la prima volta uno di questi dispositivi, che sia FM3, FM9 o AXFX, è quella di andare a regolare i livelli in ingresso e in uscita. Vi faccio vedere come si fa in AxEdit. Cliccate su Setup, vedete qui vi ritrovate Input 1 Instrument, questo è il livello di ingresso della vostra chitarra. Dovete settarlo in modo che la vostra chitarra con output maggiore, cioè quella che produce più volume, non vada a clippare il segnale mentre state suonando con una certa forza. Come vedete io ce l'ho settato qui al 20%, questo perché la mia chitarra più potente, tra virgolette, è una che ha degli humbucker stile Puff, quindi niente roba high gain. Nel caso invece aveste delle chitarre metallare che hanno un'uscita dai pick-up molto più alta, questo settaggio può andare anche al 5%, anche all'1% in certi casi. Invece con dei single coil a volte è necessario anche metterlo al 100%. Per regolare il livello di uscita invece vi consiglio di premere Ctrl più L su Windows oppure Command più L su Mac e vi comparirà questa finestrella. Qui avrete a disposizione i controlli del volume dei due blocchi amp, se ce li avete nel preset, o altrimenti solo uno sarà attivo, e il view meter per le uscite principali. Nel mio caso ho le FM9, quindi sono output 1 e 2. Stessa cosa sarà nell'AXFX3, mentre nell'FM3 credo spunti soltanto output 1. E ovviamente anche solo amp 1, visto che lì blocchi amp ce n'è soltanto uno. Il mio consiglio è quello di regolare il volume in modo che quando suonate sul meter leggiate un valore intorno agli 0 dB. Vi consiglio però di fare questo per i suoni con volume più alto, cioè ad esempio la scena o i preset che usate per i soli. Facendo così avrete abbastanza headroom sulle uscite analogiche, cioè non rischierete appunto di andare a clippare il segnale mentre suonate, magari nei punti in cui suonate più forte o con suoni più alti di volume, e allo stesso tempo questo livello vi consente di registrare a circa meno 18 dBFS, che è il livello ottimale per registrare in digitale a 24 bit. Il terzo consiglio è quello di creare e regolare i vostri preset ascoltandoli ad un volume decente attraverso delle casse o delle cuffie, perché se suonate ad un volume troppo basso entra in gioco la curva di Fletcher-Manson. E voi direte, e chi sono questi due? Sono due studiosi che per la prima volta circa un secolo fa, nel 1933, hanno studiato come varia l'equalizzazione del nostro orecchio e le curve di sensibilità a diverse frequenze. Ciò significa che il nostro orecchio è tarato per sentire meglio le frequenze medie o medio-alte, perché sono quelle in cui si trova la voce umana. Per le basse e gli alti invece la nostra sensibilità è attenuata. E ciò significa che quando ascoltiamo a basso volume della musica o anche appunto il suono della nostra chitarra non percepiamo bene le frequenze basse e alte e di conseguenza tenderemo a regolare i nostri suoni in modo che abbiano troppe basse o troppe alte, e nel momento in cui andremo a suonare fuori magari ad alto volume ci renderemo conto che il suono fa un po' cagare. Quindi state attenti a questa cosa, perché è una delle cose che trae un po' in inganno chi viene dal mondo analogico, perché con gli amplificatori valvolari la regolazione del volume è abbastanza limitata
nel senso che per farlo suonare bene dobbiamo spingerlo a un certo volume per forza di cose, mentre in digitale possiamo regolare il master dell'ampli indipendentemente dal volume reale, e questo spesso ci porta anche ad esagerare con la distorsione e con gli effetti di ambiente, e finiremo per avere dei suoni Di merda. La quarta cosa da sapere necessariamente è come i blocchi trattano il segnale stereo. Come magari già saprete, ogni linea che collega i blocchi rappresenta in realtà un cavo stereo, al contrario di quanto avviene solitamente nel mondo analogico. Però alcuni blocchi sono mono, ciò significa che collassano il segnale stereo in mono, appunto, e fanno ciò sommando i due canali e riducendo di 6 decibel la somma per mantenere sempre lo stesso livello. In caso non lo sapeste, 6 decibel significa un raddoppio di volume. I blocchi che fanno scollassare il segnale in mono sono quelli che di solito vanno prima dell'amp o l'amp stesso. Tutti quelli che invece si mettono dopo, tipo delay, riverbero, modulazioni, solitamente sono stereo, ma ci sono alcune eccezioni. Alcune eccezioni ovviamente le capirete anche dal nome dell'effetto, ad esempio qua vedete analog mono o analog stereo. Altre invece sono un po' più difficili da scovare, ad esempio il 2290, che in realtà è un effetto stereo, però ha una particolarità, cioè inverte la fase di un canale del delay. E ciò significa che se mettete un effetto mono dopo questo delay, non sentirete più il delay, perché appunto i due canali, essendo in controfase, si cancellano e resta soltanto il segnale dry. E questo è un tranello in cui cascano spesso molti utenti alle prime armi. Poi ci sono anche effetti che sono mono in, stereo out, ad esempio il riverbero. Significa che il segnale in entrata all'effetto viene sommato in mono, però questo segnale mono viene usato per creare un effetto stereofonico. Occhio però che questo vale soltanto per la parte wet del segnale. Il dry rimane stereo, proprio perché il riverbero è un effetto che viene processato in parallelo al segnale dry. E ciò significa che se mettete il riverbero dopo il delay di cui parlavamo prima, il 2290, sentirete sì la ripetizione del delay, ma queste non saranno riverberate, cioè delay e riverbero resteranno separati, proprio perché all'interno del riverbero non arrivano proprio le ripetizioni del delay che si sono cancellate a vicenda, essendo in controfase. Se alcuni di questi concetti non sono ancora chiarissimi, eventualmente scrivetemelo nei commenti, così magari faccio un video dedicato più approfondito. Ho accennato nel punto precedente che alcuni effetti vengono processati in parallelo al segnale dry, e questi effetti sono tutti quelli in cui solitamente trovate la manopola del mix, come il riverbero appunto. Però dovete sapere che questa manopola non funziona allo stesso modo per tutti questi effetti. La differenza sta nella mix slow. E voi direte, cos'è sta mix slow? Un decreto legge sul mixing? No, ovviamente. È semplicemente la regola, la proporzione con cui il segnale wet e il segnale dry vengono miscelati ed attenuati lungo la corsa della rotazione. Nel caso del riverbero, ad esempio, se settiamo il mix al 50%, avremo un abbassamento di volume dei due segnali di circa 3 decibel.
Il delay invece funziona in modo diverso, al 50% non c'è attenuazione del segnale né per il wet né per il dry. Il dry verrà attenuato solo quando si andrà oltre il 50% e il wet solo quando si va sotto il 50%. Altri blocchi come le modulazioni, il plex delay o il multi delay invece attenuano il segnale di 6 decibel al 50%. A questo punto voi vi chiederete perché c'è questa differenza fra i vari blocchi. Credo che l'intento di Fractal sia stato quello di adattare alle peculiarità di ciascun blocco questa regola, in modo che il volume percepito quando si sommano i due segnali rimanga all'incirca costante a quando l'effetto è bypassato. E a questo punto siamo arrivati al primo mito da sfatare, ovvero quello secondo cui un effetto messo in parallelo suona in modo diverso che quando messo in serie. Molto spesso questa differenza percepita è solo una differenza di volume. Quando andiamo a confrontare una situazione del genere dove il riverbero è in serie col mix al 50%, avremo un volume un po' più basso rispetto a quando mettiamo il riverbero col mix al 100% e in parallelo ad uno shunt. In questo caso il volume sarà più alto di 3 decibel sia per il riverbero che per il segnale dry. E quindi questa cosa per alcuni fa suonare meglio il riverbero o il delay o quello che è. L'approccio che uso io per ovviare a questo problema è quello di tenere sempre il mix al 50%, settare il level a più 3 nel caso di riverbero o a più 6 per gli altri effetti, in modo che così anche bypassando l'effetto il livello del segnale dry rimane costante. E poi potrò andare a regolare la quantità d'effetto attraverso l'input gain. Inoltre, regolare l'input gain anziché il mix ha anche un altro vantaggio, ovvero quello di non avere salti di volume quando abbiamo due canali del riverbero settati allo stesso modo ma con differente input gain. In questo caso, avendo la regolazione del volume prima dell'effetto, quando andiamo a cambiare questo volume la coda del riverbero continuerà. Mentre col mix, essendo piazzato dopo l'effetto, la variazione di volume avverrà esattamente appena cambiate il settaggio e quindi la coda verrà tranciata. Un altro mito da sfatare riguarda l'ordine degli effetti. Spesso ad esempio sento dire che il riverbero messo dopo il cab suona meglio che messo prima. La prima cosa da sapere è che esistono effetti LTI, ovvero Line Time Invariant, che tradotto in italiano significa lineari ed invarianti nel tempo. Per fare qualche esempio, fra questi effetti troviamo gli equalizzatori, il riverbero, le cab, in sostanza tutti quegli effetti che non introducono distorsione, compressione, pitch shifting e qualsiasi cosa che distorca la forma d'onda. E tutti questi effetti LTI godono della proprietà commutativa. Ciò significa che non importa l'ordine in cui li piazzate, il risultato sarà sempre lo stesso. Così come 5 più 3 fa 8 e 3 più 5 fa sempre 8. La faccenda però si fa un po' più complessa considerando che in alcuni di questi blocchi che generalmente sono LTI troviamo invece dei parametri che li rendono non lineari. Ad esempio nel delay abbiamo il parametro drive, nella cab abbiamo pure lì il parametro drive, la simulazione di preamp, nel riverbero abbiamo la modulazione che se settata in modo abbastanza conservativo non è un problema, ma abbiamo anche il pitch shifting. Quindi in linea generale, se non usiamo nessuno di questi parametri, se sono disattivati, mettere il riverbero prima o dopo la cab non cambia assolutamente nulla. Se invece stiamo usando uno di questi parametri, allora un po' di differenza si sentirà, specialmente con roba tipo pitch shifting che sposta un po' tutta l'equalizzazione, le formanti del segnale in alto o in basso.
Settimo ed ultimo punto è sapere che c'è differenza se si equalizza prima o dopo un distorsore o un amplificatore. Ad esempio, se mettiamo un filtro passa alto prima dell'amp, andremo a togliere sì basse, ma se l'amp è già distorto, in realtà non stiamo togliendo tante basse frequenze, ma le stiamo più che altro ripulendo dalla distorsione. Viceversa, se il filtro lo mettiamo dopo, la quantità di distorsione su quelle frequenze rimarrà la stessa, ma andremo a regolare appunto quanto volume avremo su quelle frequenze, cioè quante basse ci saranno. Bene, per oggi è tutto. Se avete consigli, domande, suggerimenti, scrivetemelo nei commenti, seguite il canale ovviamente e ci rivediamo alla prossima. Ciao!